Buongiorno a tutte e tutti e benvenuti alla conferenza internazionale Humanizing Technology Through Design. Sono Sara Fortunati, sono la direttrice del Circolo del Design e quest'anno, in questo 2021, insieme al preziosissimo team del Circolo del Design, abbiamo deciso di focalizzare la nostra ricerca e la nostra programmazione sul tema dell'umanizzazione della tecnologia. Il motivo dell'urgenza di questo tema è, crediamo, sotto gli occhi di tutti, dal momento che la pandemia, con la sua accelerazione nello sviluppo e nell'utilizzo della tecnologia, ha amplificato la portata delle sue implicazioni dal punto di vista sociale, economico, ambientale ed etico. La domanda che ci guiderà in questi 3 giorni di lavori è: come possiamo utilizzare la tecnologia per sviluppare dei servizi più umani, più inclusivi e più sostenibili? E in questa prospettiva, che ruolo può giocare il design? Attraverso le voci dei 34 relatori che si avvicenderanno su questo palco, caleremo queste domande all'interno di ambiti specifici e parleremo quindi di servizi pubblici, parleremo di sanità, parleremo di intelligenza artificiale, di mobilità e di formazione. Il tutto aperto da una riflessione sulla relazione tra l'etica e la tecnologia, la sessione che inizierà a breve. Per ciascuno di questi ambiti avremo poi in OGR Tech 5 seminari formativi dedicati a enti, imprese ed erogatori di servizio del territorio, tenuti da 5 studi di design del territorio, che sono Todo, Enhancer, Experienzia, Pininfarina e Fightbean. Ma lasciatemi adesso ringraziare gli enti e le istituzioni che hanno reso possibile tutto questo. E ringrazio quindi la Camera di Commercio di Torino per aver deciso di sostenere questa iniziativa nello specifico e per essere main partner del Circolo del Design. Ringrazio la Fondazione Compagnia di San Paolo, che fin dai primissimi passi del Circolo ha deciso di sostenerlo in qualità di main partner. Ringrazio OGR Torino, con cui abbiamo instaurato una fantastica collaborazione nello sviluppo di questa manifestazione. E ringrazio ancora la città di Torino per sostenere le azioni del Circolo del Design, così come Unioni Industriali e CNA Torino, e anche Iren e Reale Mutua. E infine un grazie a Torino Wireless per averci accompagnato nella promozione di questa conferenza. E ora chiamo sul palco Guido Bolatto, segretario generale della Camera di Commercio di Torino. Anche gli applausi, non eravamo decisamente più abituati, direi, però commentavamo prima che fa piacere ritrovarsi, anche se ancora in pochi, almeno in una situazione dal vivo che poi consente anche di fare quello che si chiama networking, no? di scambiarsi opinioni, così come è successo prima dell'inizio di questo seminario. Per cui davvero benvenuti e un buongiorno a tutti da parte della Camera di Commercio di Torino, che, come ha già detto Sara, ha così raccolto assieme a Compagnia San Paolo l'eredità dell'anno internazionale del design, l'anno in cui Torino è stata capitale del design, e ha voluto dare continuità a quell'esperienza sostenendo appunto questa iniziativa del circolo della creazione di un circolo del design che si sta adesso, lo abbiamo anche ospitato per un certo periodo e adesso si sta strutturando sempre di più in maniera autonoma, e come dimostra anche il ciclo di incontri che parte oggi, insomma sta sempre di più diventando un punto di riferimento, di discussione su queste tematiche. L'ho già detto Sara, l'anno e mezzo che abbiamo vissuto ha portato una grossa accelerazione sull'introduzione della tecnologia nella vita di ognuno di noi. Abbiamo imparato tutti a fare le call, a vivere in rete tutto il giorno, a collegarci dai luoghi più impensabili. Forse ecco, è necessario fare qualche riflessione su tutto il resto, no? Su tutto quello che circonda la tecnologia, perché appunto abbiamo fatto questa grande accelerata dell'introduzione della tecnologia nella nostra vita di tutti i giorni. Qualche riflessione sugli aspetti etici, sugli aspetti sociali, su come cambia in realtà la nostra vita, il nostro modo di lavorare, il modo di lavorare di tanti, credo sia fondamentale. Quindi
è importante aver lanciato questo tema e averlo lanciato in maniera così strutturata e anche con relatori, con approcci metodologici molto importanti. Il design credo sia fondamentale nell'utilizzo e nel calare la nuova tecnologia, le tecnologie in generale nella vita di ogni giorno, a partire dal design fisico delle interfacce con cui ognuno di noi si rapporta alle macchine con cui sempre di più lavoriamo, per arrivare anche proprio alla grafica, a tutti gli aspetti più di rappresentazione. Quindi credo davvero che questo territorio, che è partito dal disegnare automobili ma non si è mai fermato solo lì, che è una delle patrie del design industriale, dei luoghi in cui appunto il design industriale si è evoluto al suo meglio, abbia ancora molto da dire anche su questi temi, anche sul tema del confronto con le nuove tecnologie, del design delle interfacce, dei prodotti, delle grafiche. Non rubo molto, anche per non addentrarmi di più su temi tecnici che poi di cui non sarei neanche capace. Ringrazio invece davvero molto Sara, tutto il circolo del design per l'organizzazione di oggi, ma anche per la collaborazione che abbiamo instaurato e che continua per tutto l'anno, e auguro a tutti una buona conferenza. Grazie. Grazie mille. Invito ora a salire sul palco Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo. Grazie, buongiorno a tutti. Pensavo, venendo qua, che in genere in queste occasioni, in questi saluti, si fanno due cose, cioè si ringrazia l'organizzatore, la realtà che organizza, e si sottolinea la centralità del tema, no? Quindi quello che farò sarà questo, cioè ringraziare il Circolo del Design per aver pensato e organizzato questo momento insieme ai partner che a vario titolo hanno appunto contribuito, e sottolineo appunto la centralità del tema, perché effettivamente non è difficile farlo in questo caso, perché di tecnologia e di forse la paura o anche l'opportunità, però vista con un certo grado di esitazione di quello che la tecnologia può essere, può rappresentare per noi come individui e per la società nel futuro, se ne parla molto e le occasioni sono molteplici, ma è effettivamente un tema centrale. Il titolo secondo me è molto interessante perché, diciamo, una lettura superficiale potrebbe dar l'idea che la tecnologia è qualcosa di esterno all'uomo che va umanizzata, mentre naturalmente la tecnologia è un prodotto dell'uomo, no? Cioè, nel senso che è umana per definizione, nel senso che è stata fatta, viene realizzata da noi. Però, come tante esperienze umane, va umanizzata effettivamente, no? Nel senso che il rischio è quello che diventi qualcosa creata dall'uomo ma poi non per l'uomo. Ed è una tendenza che effettivamente, come dire, ha permeato gli ultimi 2 secoli, dalle rivoluzioni industriali in cui appunto i grandi macchinari venivano visti come dei mostri, no? che rischiavano addirittura di uccidere le persone, o comunque le società intese come capacità delle persone di vivere, di avere una vita sostenibile, fino poi negli anni anche più recenti, no? Gli anni 80, gli anni 90, in cui si affacciava questo tema della realtà virtuale e inizialmente si parlava di intelligenza artificiale in un modo anche un po' diverso da quello che poi è l'oggi di questi temi, e già all'epoca si aveva un po' di timore con le varie distopie, no? E anche rappresentate dalla cinematografia e dalla letteratura di fantascienza, fino appunto ad arrivare a oggi, o a ieri, diciamo negli ultimi 5 anni direi, in cui questo tema inizia a essere veramente concreto e visibile e avere un impatto, e quindi ci sono tutti di nuovo le tematiche diciamo di timore. Nel momento in cui
la transizione digitale e più in generale la tecnologia viene vista come una delle possibili risposte, no? alle grandi sfide diciamo, che abbiamo di fronte e di cui non c'è una risposta immediata pronta da parte di nessuno, allora ancora di più il tema è come queste risposte possano essere vissute dall'individuo e dalla società in modo positivo e quindi integrate. Noi come Fondazione Compagnia di San Paolo pensiamo di giocare il nostro ruolo, ovviamente consapevoli dei limiti sia delle risorse sia del territorio in cui viviamo, e lo facciamo diciamo, secondo alcune direttrici che cerchiamo di vedere in modo trasversale. Una è proprio nell'ambito della missione attrattività, in cui uno dei partner strategici è il Circolo del Design, perché pensiamo di voler cogliere, vedere le specificità dei territori e del nostro territorio e quelle che possono essere, diciamo, possono diventare anche dei punti di forza in termini di attrattività e sviluppo del territorio. E due, nell'ambito della nostra missione, diciamo, ricerca e poi innovazione, proprio nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Quindi l'anno scorso abbiamo prima lanciato e poi selezionato 3 progetti i cui capofila sono gli Atenei del territorio, il cui titolo del bando era proprio Intelligenza artificiale, uomo e società, perché pensavamo proprio che fosse quello l'elemento, diciamo, da presidiare per una fondazione filantropica, e questo bando da 3 milioni di euro ha generato 3 progetti, uno dei quali proprio nel tema dell'arte e della cultura, ed è un progetto che vede l'Università di Torino collaborare con altri enti, ma in particolare con una serie di musei, di realtà diciamo, del mondo culturale del nostro territorio. E in questo momento stiamo lavorando a una nuova edizione del bando che uscirà a cavallo d'anno, probabilmente tra dicembre e gennaio, con una dotazione altrettanto se non più importante, perché stiamo lavorando per attrarre altri partner sul nostro bando e su altri verticali. Lo dico perché alcuni di questi sono, diciamo, congruenti con i temi delle giornate successive, per esempio penso al tema della salute, che è uno di questi, o della mobilità. Ecco, quindi questo è un po' il nostro ruolo, il nostro contributo, che ci porta quindi a essere non solo un soggetto che qui oggi, come dire, benedice un evento ed è felice che si realizzi, ma anche un soggetto molto attento e partecipe a ascoltare i contenuti e poi provare a casa propria a tradurli in policy. Quindi per tutti questi motivi di nuovo grazie e soprattutto buon lavoro. Bene, grazie ad Alberto Anfossi. Invito ora sul palco Massimo Lapucci, amministratore delegato di OGR. Grazie. Salve e buongiorno a tutti. Innanzitutto, diciamo, il mio compito oggi è quello di darvi con molto piacere il benvenuto qui alle OGR, e lo faccio in maniera molto sostanziale e non formale per 2 motivi fondamentali. Il primo è che finalmente riusciamo un po' fisicamente ad essere presenti, e questo sicuramente è una bella novità dopo l'ultimo anno e mezzo che abbiamo tutti trascorso, e l'altro è farlo su un tema come quello del Humanizing Technology, che è un tema che c'è molto caro, e diciamo, oltre che ospitare questo evento, ci tengo a sottolineare che il lavoro fatto col Circolo è quello soprattutto di essere partner prima di tutto in questo evento, che riteniamo essere molto importante. È un tema, quello del Humanizing Technology, che guardiamo sia come Fondazione CRT, ovviamente parliamo spesso al nostro interno di cercare di sviluppare sempre più un umanesimo digitale nell'ambito delle nostre attività, in ognuno degli ambiti in cui lavoriamo, e poi come OGR. Devo dire che come OGR, da questo punto di vista, su questo tema ci sentiamo particolarmente fortunati, perché un po'
po' ci aiuta l'hardware, che poi il nostro hardware alle OGR è questo edificio che già ha la sua ripartizione nelle missioni che abbiamo voluto dare fin dall'inizio. In questa parte, come sapete, OGR Cult avviene tutto ciò che è legato al mondo della cultura, ma anche al mondo corporate, agli eventi, in ogni espressione, arte, musica, e dall'altro lato invece avviene tutto ciò che, come sapete, riguarda la tecnologia, l'innovazione, 8 programmi di accelerazione, il mondo di start-up, imprese, centri di ricerca. Dunque, non appena realizzato il lancio delle 2 parti e quindi è venuto a completamento l'edificio, uno dei compiti fondamentali che è stato tanto più accelerato poi dall'emergenza Covid è come porre in dialogo continuo queste 2 parti e quindi far sì che l'hardware diventasse poi un software di dialogo tra queste 2 parti. Da qui l'adesione anche a progetti come STARTS insieme ad altri attori del territorio, compagnia in primis, e quindi un progetto della Commissione europea sulla science, technology e il mondo delle arti. Quindi porre in dialogo questi 2 mondi ci è sembrato assolutamente fondamentale, ma anche direi costituire il primo centro europeo dei big data per l'impatto sociale, andando proprio a estrapolare e utilizzare la tecnologia nell'ambito delle scienze sociali, nella sfida sociale, dell'economia, ma anche direi proprio di tutto il mondo che ci circonda, nel cercare di non essere sommersi dall'onda tecnologica che il Covid ha sicuramente accelerato, lo ha fatto nell'emergenza, quindi lo ha fatto, diciamo, spesso prendendo delle scorciatoie che erano e sono state molto necessarie, ma che in alcuni momenti ci hanno dato l'idea di subire quest'onda più che controllarla. Quindi sono molto contento oggi di avere qui alle OGR insieme a tutti gli altri partner questo evento e aggiungere anche questa voce al dialogo già avviato, come vi dicevo, su queste tematiche, perché no, magari da qui può nascere anche un dialogo continuato con il mondo del design su questo aspetto e magari introdurre con il vostro aiuto anche questi temi nei programmi che noi facciamo continuamente, penso al public program o comunque ai programmi che abbiamo qui di dialogo col territorio, con il paese, ma anche a livello internazionale, come questa conferenza dimostra. E quindi grazie ancora e buon lavoro a tutti. Bene, 20 anni fa, quando ancora gli smartphone non erano sul mercato, quando la nostra connessione di casa cadeva al ricevimento di una telefonata al telefono fisso o quando vedevamo nascere le primissime live chat con MSN, nel cuore della cultura olivettiana nasceva Interaction Design Institute Ivrea, una delle primissime scuole, dei primissimi centri di formazione post laurea al mondo, a occuparsi della formazione appunto di una nuovissima figura professionale, quella dell'interaction designer, di un designer quindi concentrato nella progettazione della relazione tra l'essere umano e la macchina, concentrato nella progettazione di esperienze, servizi e prodotti, mettendo al centro l'interazione per l'appunto tra l'uomo e le tecnologie. Io qui mi fermo per ringraziare tantissimo per essere qua presente Gillian Crampton-Smith, che è stata la direttrice dell'Interaction Design Institute Ivrea. Grazie. Bene, al Circolo del Design abbiamo deciso di produrre, di realizzare una mostra che è tuttora visitabile e che vi invito a visitare, per raccontare l'esperienza di grande avanguardia culturale e formativa di Interaction Design Institute Ivrea. Per curare questa mostra abbiamo chiamato Jan-Christoph Zoels, che è stato docente di Interaction Ivrea e che è ora Creative Director e Partner di Experienzia e direttore del programma di Master in Design della University of Art and Design di Lucerna. E chiamo con grande piacere qui con me Jan-Christoph Zoels, che è anche curatore di Humanizing Technology Through Design. Grazie Sarah, thank you for your trust. Due to COVID-19, our world changed overnight. Instead of abstract threats of the environment on to our futures, we were faced with protecting the lives and health of our loved ones, and this changed our behavior overnight. For months, these experiences
drastically impacted our lives and may continue for the next future to come. Humanizing technology through design has become a mantra of this change. From circles of care, caring for others and ourselves, working, learning, collaborating from a distance, and our daily struggle to connect. What challenges, transformations, ideas, desires, and restrictions in our everyday life do we need to address soon? We have become more efficient using the digital tools in our daily life, but how to move from tasks to conversations? We stacked our homes with more and more devices, but we are missing direct contact. We adapted to the increasing complexities of living and working at home, but our technologies are not robust, flexible, inclusive, and intuitive. Our governments acted in our best interest, but were unprepared for the digital transformations required. Our communities came together, but were hampered by the outsourced logistic chains of the past. Our commons provided for us while isolating us from the needs of people and countries poorer than us. What new rituals, rules, and relations are emerging from these experiences? We ask our speakers to narrate challenges, address problems, and propose preferable futures, and to be agents of change. We curated this conference addressing the local issues at hand, humanizing public services, healthcare, artificial intelligence, learning and mobility, always shared by an ethics of the commons which guided us. With great pleasure, I welcome you here at OGR, the many change makers from Italy and abroad who will be speaking here, my friends from Finland and Israel, our alumni and faculty from Interaction Design Institute, IFREA, who will be speaking here over the next 3 days. Interaction IFREA was founded 20 years ago, only existed 5 years. But what remains? Digital tools like Arduino and processing made physical computing simple. Interaction IFREA introduced user research and agile design processes into design education of the everyday. And its biggest assets, its 120 alumni are now design leaders at companies such as Apple, Google, Microsoft, Uber, and Volvo. They lead consultancies like McKinsey and Fjord and Todo here in Turin. And they have changed as professors the design education in cities such as Bogota, Copenhagen, Pittsburgh, and Potsdam. Several will be speaking here. It's a particular proud moment for me. Please know that your presence here touches me. Enjoy the conference, share the insights, and please come and visit the exhibition Easy as a Kiss, Humanizing Technology Through Design at the Circolo del Design in Turin in the next few months. Thank you.